Abruzzo, siamo ad Atri per visitare la sua stupenda cattedrale, la sua bella piazza con il teatro alle mie spalle e la cattedrale. La torre campanaria di Atri è fra le più alte di Abruzzo. Eccolo il campanile, fra i più alti di tutto l'Abruzzo. Siamo ad Atri, dove c'è un duomo magnifico, un teatro, un gioiellino. No, cioccolato e vuoto. Atri, città d'arte e cultura. Andiamo a visitare l'interno della cattedrale, monumento nazionale dal 1899. Entriamo da questa porta laterale. Stiamo camminando sopra le terme romane, sopra cui venne costruita la cattedrale. L'interno della cattedrale racchiude il ciclo pittorico più importante d'Abruzzo, opera soprattutto del pittore Andrea De Litio, massimo esponente del Quattrocento abruzzese, formatosi in Umbria e Toscana. Nel 1460 De Litio venne incaricato di decorare il presbiterio, chiamato Coro dei Canonici perché qui prendevano posto i canonici del capitolo del Duomo. Si tratta di una grande opera formata da ben 101 affreschi articolati in più parti. Sulle 3 pareti del coro, di cui quella di fondo è la più grande, vi sono le scene della vita di Maria. Nella parete absidale, proprio sotto il coro dei canonici, il ciclo delle storie di Maria. Sulle colonne alcune raffigurazioni di santi, sull'arco trionfale e su quelli piccoli laterali altre raffigurazioni di santi. Sulla volta gli evangelisti, i dottori della Chiesa e le virtù cardinali e teologali. La decorazione delle volte fu eseguita intorno al 1481, mentre la vita di Maria tra il 1460 e 70. L'incontro di Maria con gli apostoli. L'angelo che porge la palma a Maria. Il gattino che assiste alla scena. La struggente strage degli innocenti. Le nozze di Cana. La resurrezione di Cristo. Lassù la fuga in Egitto. Una stupenda incoronazione di Maria. Gli affreschi sulle colonne sono stati realizzati da De Litio forse intorno al 1475. Una dolcissima Madonna del latte. Santa Apollinaria e Santa Reparata. Trinità con 3 teste. Uno stupendo San Sebastiano. Madonna adorante il bambino, realizzato nel 1465 insieme all'allievo Giovanni di Varese. La Madonna del Cardellino che il piccolo Gesù offre a San Giovanni è invece opera del maestro di Offida. Lo stupendo Cristo in mandorla. Madonna d'Alto Mare, Andrea De Litio. Disegno prospettico. Qui nel Duomo infine troviamo un singolare affresco di cui non esistono molte versioni in Italia, soprattutto nel Medioevo. Si tratta dell'incontro dei 3 vivi e dei 3 morti. Ci spostiamo adesso nell'attigua chiesa di Santa Reparata, dove troviamo un'altra incredibile chicca. Ma se siete arrivati fino a questo punto, evidentemente amate molto l'Abruzzo e amate l'arte. Se volete potete iscrivervi al nostro canale, ci aiutereste molto. Grazie, andiamo! Eccola la copia lignea del baldacchino di San Pietro in bronzo di Gian Lorenzo Bernini. Questa è la copia eseguita nel 1600 dall'artista scultore locale Carlo Riccione, che fu anche allievo del Bernini a Roma. Ovviamente le dimensioni sono ridotte rispetto al capolavoro berniniano e borromiano di San Pietro, ma comunque notevole che ci sia questa stupenda copia del baldacchino di San Pietro qui ad Atri in Abruzzo. Notevole rifacimento in legno delle colonne tortili in bronzo del baldacchino di San Pietro.
Lo stupendo baldacchino posto attualmente nell'attigua chiesa di Santa Reparata era in precedenza stato progettato e posto in questa zona, ma ovviamente oscurava la visione degli affreschi del coro dei canonici e fu quindi spostato. Il teatro sorge dove un'epoca c'era la chiesa di Sant'Andrea dei Gesuiti, i quali però vennero cacciati dal regno perché venne soppresso l'ordine e al suo posto venne creato questo teatro. Ed eccoci all'interno dello stupendo teatro comunale di Atri. L'interno ha 3 ordini di palchi, un totale di 38 palchi ed un loggione per 200 posti. Teatro Comunale di Atri, tanti anni di storia. Bene, chiudiamo qui questa nostra avventura odierna ad Atri, all'interno del Teatro Comunale. Vi ricordiamo di seguirci sul canale e se volete anche di iscrivervi. That's Abruzzo.